Ciao a tutti, benvenuti su Stelle Turche Rivelate. Mettetevi comodi, perché oggi vi portiamo al centro della notizia che ha scosso il mondo dello spettacolo fin dalle prime ore del mattino. Prima di iniziare, se vi piacciono le nostre storie e volete restare sempre aggiornati, iscrivetevi e condividete questo video con chi non riesce a staccarsi dai retroscena delle star. Ora andiamo dritti al cuore di ciò che è accaduto. La giornata si è aperta con un sussurro diventato boato in pochi minuti. Cemre Arda è stata ricoverata d'urgenza in una clinica privata dopo un malore improvviso. Nel backstage, tra telefoni che squillavano e messaggi che correvano da un set all'altro, la preoccupazione è esplosa come un lampo. Testimoni raccontano che la famiglia l'ha accompagnata senza perdere tempo, mentre dentro la struttura medica l'aria si faceva tesa, i passi acceleravano, e gli sguardi dicevano più di 1000 parole. Gli specialisti hanno avviato subito gli accertamenti, mantenendo il massimo riservo, ma lasciando intendere che la situazione richiedesse attenzione costante. Il nome di Cemre ha iniziato a rimbalzare ovunque, e la domanda sulla bocca di tutti era una sola: Cemre sta bene? Nel frattempo, su un altro set distante pochi chilometri, è successo qualcosa che ha aggiunto benzina al fuoco del pettegolezzo. Appena la notizia ha raggiunto le orecchie di Gökberk YLDRM, raccontano che l'attore non abbia esitato un solo istante. Ha parlato con la produzione. Ha chiesto una sospensione immediata delle riprese e si è allontanato, lasciando le luci accese e la troupe senza parole. Non si sarebbe voltato indietro. Ha preso il telefono, ha chiamato, ha richiamato, ha inviato messaggi frenetici a chiunque potesse dargli un quadro chiaro. E poi si è precipitato verso la clinica dove Cemre stava affrontando le prime ore di osservazione. Chiara Li giura di averlo visto arrivare con il passo di chi non vuole perdere nemmeno un minuto, gli occhi fissi sull'ingresso, le mani che stringevano lo smartphone come se da lì passasse ogni certezza. Cemre e Gökberk, coppia amatissima dal pubblico e spesso celebrata per la loro alchimia professionale, sono noti anche per il legame solido costruito dietro le quinte. È un rapporto fatto di rispetto, sostegno e piccoli gesti che negli anni hanno raccontato molto più di quanto le parole abbiano mai osato. E oggi, proprio nel momento più fragile, questa connessione è riemersa con forza. Uno dei tecnici del set di Gökberk, ancora incredulo, ha sussurrato che nessuno si aspettava un'uscita così rapida, ma che, guardandolo negli occhi, non c'era spazio per discussioni. Era chiaro che il suo posto, in quell'istante, non fosse di fronte a una camera, ma accanto a chi aveva bisogno. Dalla clinica, intanto, filtra una linea di cautela. Niente dichiarazioni ufficiali, soltanto qualche frase raccolta nei corridoi, mormorii rassicuranti su esami in corso e su un quadro che necessitava di ore tranquille, lontane dal frastuono. Molti sostengono che la causa del malessere sia stata la stanchezza accumulata, il ritmo serrato delle ultime settimane, gli orari impossibili e l'ansia di consegnare sempre il massimo. Chi la conosce sa quanto Cemre sia perfezionista, quanto spinga se stessa oltre, e quanto spesso dimentichi di fermarsi. E proprio questo avrebbe convinto gli affetti più cari a non prendere nulla alla leggera, insistendo per un controllo completo. Fuori dall'ospedale, i fan non hanno tardato. Domande, messaggi, un turbine di affetto digitalizzato in cui la sua salute è diventata il centro del mondo. Con il passare delle ore, alcune parole hanno cominciato a rasserenare l'atmosfera. Sta reagendo bene, serve solo riposo, tutto sotto controllo. Bastava così poco per ridare ossigeno a chi attendeva col fiato sospeso. E Gökberk? Non si è mosso di lì. Telefono in mano, contatti aperti con il suo team, con i produttori, con chiunque avesse bisogno di sapere perché una giornata di riprese fosse stata travolta dall'urgenza. Raccontano che abbia chiesto soltanto discrezione e spazio, che abbia pregato chi lo avvicinava di evitare scatti indiscreti, che ogni suo gesto fosse misurato per proteggere proprio ciò che spesso si perde sotto i riflettori, l'umanità. Qualcuno dice di averlo visto più di una volta rivolgere lo sguardo verso la porta dell'unità in cui Cemre era in osservazione, come se aspettasse un cenno, una parola, l'arrivo di un medico col tono giusto per alleggerire le spalle. Nel giro di poco, la rete è esplosa. Cosa è successo a Cemre Arda? Ha dominato le conversazioni, mentre la loro storia professionale tornava a galla, scene che hanno incantato, interviste in cui si supportavano a vicenda, momenti rubati tra una prova e l'altra che il pubblico ha sempre visto come il lato vero del loro legame. E oggi, nel cuore di un imprevisto,
Ecco riaffiorare la domanda che non muore mai. Quando la vita alza la voce, quanto conta avere accanto chi non ti molla? Le immagini di repertorio, i ricordi condivisi dai fan, tutto ha contribuito a trasformare un aggiornamento di salute in un racconto più grande, fatto di fedeltà e presenza. C'è chi giura che, mentre attendeva notizie, Gökberk abbia parlato a lungo con lo staff della clinica, chiedendo chiarimenti con rispetto, senza mai superare il limite, ma facendo capire che non sarebbe andato via finché non avesse sentito qualcosa di concreto. E più tardi, quando le prime voci positive hanno cominciato a circolare, l'aria si è fatta meno pesante. Qualcuno del suo entourage avrebbe sussurrato che è tutto per accertamenti e che le cose stanno andando nella direzione giusta. Parole che hanno rimbalzato sui telefoni come piccoli segnali luminosi nella notte. Mentre le ore scorrevano, la produzione di Gökberk ha rimesso insieme i pezzi di una giornata andata a gambe all'aria, eppure fondamentale per capire le priorità. Le scene previste sono state spostate, il set rimontato per gli interni del giorno dopo. L'intera macchina organizzativa ha scattato in modalità emergenza con una compostezza che ha lasciato a bocca aperta. E nessuno ha messo in discussione la scelta dell'attore. In quel silenzio pragmatico c'era un consenso, una consapevolezza condivisa che certi gesti non si discutono. Forse è proprio per questo che l'episodio ha smesso di essere solo un bollettino medico. È diventato, nel giro di poco, un simbolo di tenerezza e lealtà, un promemoria che nemmeno i riflettori più abbaglianti possono cancellare. Intanto fuori dalla clinica, tra chi arrivava e chi se ne andava, sono comparsi i primi mazzi di fiori, biglietti piegati con frasi incoraggianti, lettere lasciate da chi preferiva non disturbare, ma desiderava comunque farsi sentire. Un gruppo di fan ha raccontato di aver visto Gökberk rispondere con un cenno del capo a chi lo salutava da lontano, con la gentilezza di chi non vuole mettersi al centro, ma non può evitare di essere il fulcro emotivo di quel momento. Lo sguardo teso si è ammorbidito soltanto quando un'infermiera, con discrezione, gli ha mormorato poche parole che gli hanno concesso di respirare un po' più a fondo. E in quell'istante, dicono, gli è tornato il colore sul viso. Nessun comunicato ufficiale, nessuna conferenza lampo, la scelta è stata quella di lasciar parlare i fatti. I medici hanno proseguito con gli esami, controlli incrociati, parametri da monitorare, il tutto con una cura attenta che ha rassicurato anche i più scettici. La voce più insistente, tra le tante, è diventata quasi un coro. Cemre sta migliorando, presto potrà uscire. Notizie così hanno pacificato i corridoi, hanno fatto scendere la febbre del panico e hanno permesso a chi era lì di immaginare il momento in cui le porte si sarebbero aperte e lei avrebbe attraversato l'atrio con un sorriso stanco, ma capace di zittire ogni timore. E mentre il tempo faceva il suo dovere, la città sembrava essersi fermata attorno a quella clinica. Colleghi, amici, volti noti e meno noti si sono affacciati sui social con parole misurate, evitando di alimentare voci incontrollate, preferendo inviare pensieri e abbracci virtuali. C'è stato chi ha ricordato quanto sia facile dimenticare il peso che le star portano sulle spalle, tra turni lunghi e aspettative, e come a volte il corpo si prenda la scena per ricordare che serve una pausa. In mezzo a tutto questo, la figura di Gökberk ha continuato a raccontare una storia parallela. Quella di un uomo che mette in pausa la carriera per ciò che conta davvero, facendolo senza proclami, ma con una determinazione che ha parlato chiaro. Le ore successive sono state un susseguirsi di sussurri, passi felpati, notifiche che si accendevano anche quando non c'era nulla di nuovo da dire. Poi, a metà pomeriggio, un respiro collettivo. Fonti vicine alla famiglia hanno riferito che Cemre aveva reagito bene alle cure e che i medici, pur mantenendo prudenza, guardavano con ottimismo al rientro a casa. Potrebbe succedere a breve, dicevano, forse già domani, forse tra poche ore, se tutto continuerà a filare liscio. Parole che hanno ridisegnato l'umore dei fan, trasformando l'angoscia in attesa, e l'attesa in promessa. In quel clima sospeso, l'attenzione è scivolata verso i dettagli più piccoli. C'era chi provava a indovinare se la produzione avrebbe riscritto alcune scene per concedere a Cemre il riposo necessario. Chi si chiedeva se l'agenda di Gökberk avrebbe subito ulteriori variazioni, e chi, semplicemente, sperava di vedere una foto che raccontasse la fine dell'incubo. Perché a volte basta uno sguardo per dire, è tutto a posto. Eppure, nonostante le mille ipotesi, la cosa più evidente è rimasta la stessa fin dall'inizio, la solidarietà.
Non quella rumorosa, ma quella che si muove in punta di piedi, che non cerca il riflesso della luce e che pure illumina. Goldberg ha tenuto fede a questa regola non scritta per tutta la giornata. Mani in tasca quando serviva, disponibilità quando serviva di più. Ogni tanto si allontanava, rispondeva a una chiamata della produzione, rientrava con poche parole e uno sguardo che diceva: sto qui. E quella vicinanza ha reso tutto più vero, più credibile, più umano. Con il passare della sera, l'idea di vederla uscire ha cominciato a sembrare concreta. Le troupe televisive si sono appostate a distanza, i fotografi hanno calibrato obiettivi e pazienza, pronti a catturare un istante che sarebbe finito ovunque. E anche qui, il desiderio è diventato semplice, non il clamore, ma un'immagine serena. I fan, dal canto loro, hanno promesso di aspettare, di non spingere, di lasciarle spazio. È una promessa che, se mantenuta, varrà più di qualsiasi primizia editoriale. Quando la notte ha bussato, qualcuno ha raccontato di aver visto le luci di una stanza spegnersi lentamente, segno che finalmente era arrivato il momento del riposo. Una guardia ha accennato a un sorriso, come se anche per loro la tensione si fosse sciolta. E in quel sipario che cala, la storia ha preso la forma di ciò che è sempre stata, una prova. Una di quelle che fanno tremare, che confondono, ma che alla fine mettono in fila le cose importanti. E se c'è una lezione in tutto questo, è che non si è mai davvero soli quando il cuore chiama e qualcuno risponde. Ora gli occhi sono puntati su due momenti: l'uscita a dicembre, quando varcherà la porta della clinica e il mondo saprà senza bisogno di parole come sta davvero, e le dichiarazioni che, prima o poi, arriveranno. Non grandi frasi scritte per stupire, forse, ma quelle sincere, che sappiano ringraziare e rassicurare. Nel frattempo rimane la fotografia più nitida della giornata. Un attore che ha lasciato il set per essere presente, una donna che, dopo un malore, risale la china, e un pubblico che ha capito che a volte la miglior notizia è proprio la più semplice. Sta andando meglio. Questo è tutto per ora, ma sapete come funziona. Se accadrà qualcosa, saremo i primi a raccontarvelo. Restate connessi con Stelle Turche Rivelate, iscrivetevi e condividete questo video con chi ama seguire da vicino ciò che accade davvero nel dietro le quinte. E, soprattutto, mandate un pensiero gentile a Cemre Arda, mentre si avvicina al momento in cui potrà salutare tutti con la sua voce, lasciandosi alle spalle la paura. Da parte nostra, un unico desiderio: rivederla presto sul set con la forza di sempre, e con accanto chi oggi ha dimostrato che certe scelte parlano più forte di qualsiasi copione.